Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Io sono Alessandro. Ragazzi, è mai possibile che TikTok mi blocca un video che abbia più di 40.000 visualizzazioni, che viaggiava tranquillo verso i 100.000 per motivi stupidissimi? Ho fatto ricorso, poi vi farò sapere com'è andata, domani avrò la risposta, ma veramente questa piattaforma mi sta deludendo in maniera incredibile. Comunque, se volete seguirmi su TikTok vi lascio qui il mio nome. Seguitemi lì, faccio cose un po' diverse, faccio video un po' più divertenti, un po' più strani, fuori di testa, cose particolari. Qui invece parliamo di film. Ritorniamo quindi a noi, alla tematica del canale. Oggi vi parlo di un horror uscito nel 2020 e vi porto in Sud America, precisamente in Uruguay, Montevideo, di dove è originario il regista del film e dove è ambientato il film stesso. Stiamo parlando di Red Screening in inglese, in italiano tradotto come proiezione mortale, matinée mortale in francese. Vi lascio qui un po' di locandine perché sono bellissime, veramente ben fatte. Il film è stato presentato al Festival di Taranto, è stato presentato in tanti altri festival d'essai un po' più minori, diciamo così, ha riscosso un grandissimo successo. A me è piaciuto tanto e ve ne parlo in maniera abbastanza veloce perché non mi voglio approfondire troppo. Vi invito solamente fin da ora a vederlo perché vale veramente la pena. Parliamo di una rarità in quanto è uno slasher, come gli amanti dell'horror sanno, come dicono i critici più importanti. Lo slasher è quel particolare tipo di film in cui c'è un assassino con un'arma più o meno convenzionale che entra in scena e ammazza tutti senza guardare in faccia a nessuno, alla Halloween, diciamo così, alla venerdì 13, per citare alcuni brand più importanti, la Nightmare e così via. Qui abbiamo un film un po' particolare perché il 99% del film si svolge all'interno di una sala cinematografica, quindi è un omaggio al cinema e al film horror fatto dal regista che è Max Contenti, Massimiliano Contenti, che ha un nome italiano naturalmente, però è uruguagio, come detto, ha alle spalle una dozzina di film, la maggior parte dei quali sono horror, ha una buonissima mano. E lui stesso ha dichiarato che il film è stato ispirato dal fatto che quando lui era bambino andava in queste sale cinematografiche giganti di 1000 posti in cui praticamente non c'era nessuno, soprattutto la mattina, a guardare questi film un po' strani, tra cui molti horror, che lo hanno influenzato e l'hanno spinto a studiare cinema. Pian piano l'hanno formato fino ad arrivare a fare un paio di film particolarmente importanti. Questo è l'ultimo in ordine di tempo. Vi invito a guardare anche un film che si chiama Muñeco Viviente. Potete guardare la locandina, vedere la locandina in una delle ultime scene del film, quando ci si sposta fuori dalla sala cinematografica sulle scale del cinema verso l'ingresso. Ci sono alcune locandine di film, tra cui opera di Dario Argento, la cui influenza è fortissima in questo film, e c'è anche questo Muñeco Viviente. Vi invito a guardarlo. Io stesso lo andrò a cercare perché mi intriga tantissimo. Sarà una sorta di Chucky sudamericano. La mano del regista è molto buona, quindi ora approfondire le sue opere. Salto a pie pari parlare del cast perché sono attori misconosciuti nello stesso Sud America. Vi dico soltanto i due più importanti. La protagonista femminile è Lu Grasso, che interpreta Ana, e l'assassino viene interpretato invece da una semileggenda degli horror sudamericani, che è Ricardo Islas, che fa questo assassino seriale che viene chiamato in lingua ispanica Coma Ojos, perché ha una passione sfrenata per gli occhi umani che estirperà dalle vittime ammazzate in questo film, e verranno raccolte in un vasetto. E poi ci sarà una scena finale piuttosto bella, a me è piaciuta veramente tanto, che vi invito a guardare. Non vi faccio spoiler, vi dico soltanto alcune cose senza dirvi chi arriverà fino alla fine e chi no. Anche dalle foto che vi lascio qui, come al solito, che riguardano il film, non fatevi impressionare e non fatevi influenzare da quello che vedete, perché non è detto che quelli che vedete lì arrivano fino alla fine e viceversa.
Allora, il film inizia con questa macchina che si avvicina al cinema, parcheggia, vi esce un uomo con un impermeabile nero tipico da killer, acquista il biglietto e entra nel cinema. Nel cinema ci sono delle persone di varia umanità. Ci sono 3 ragazzi sballati, ubriachi, che vogliono solo fare casino. C'è un vecchietto che urla contro questi ragazzi perché fanno casino e va fuori arrabbiatissimo, e subito naturalmente lo si addita come il presunto serial killer. Non vi dico se è vero oppure non è vero perché non vi spoilerò niente. C'è la coppietta che va lì per fare di tutto tranne che per guardare il film. C'è una donna che viene abbandonata dal suo fidanzato e va lì per svagarsi un po'. C'è un bambino che va lì scappando dalla madre che non vuole assolutamente che veda un film horror, per lui riesce a inforarsi lo stesso e lo guarda come al solito copriendosi la faccia, però con gli occhi cerca di vedere le scene, che rappresenta una metafora dello stesso regista che da piccolo appunto andava a vedere questi film horror soprattutto la mattina, come lui stesso ha dichiarato. Questo bambino che morbosamente cerca di guardare il film e che morbosamente dopo vorrà assistere a tutte le scene truculente che si succederanno quando l'assassino entra in scena. Quando entra in scena l'assassino? Quando ammazza la sua prima vittima, quando sullo schermo l'assassino del film che viene proiettato sullo schermo ammazza la sua prima vittima. Non è un caso, naturalmente, è una cosa voluta. Il regista fa tutta una serie di omaggi ai maestri del genere. C'è la Berton Bava che ha girato Demoni, tutto in una sala cinematografica. La Mano di Dario Argento si vede chiarissima. Io vi invito a guardare anche un altro film che si chiama Porno. Non è un film porno, il film si chiama Porno, non so perché l'hanno chiamato così. Sono riuscito a trovarlo dopo averne sentito tanto parlare. Anche lì ci sono un gruppo di ragazzi che lavorano in un cinema, che nello scantinato di questo cinema trovano un film maledetto, chi lo guarda impazzisce, cominciano a fare cose incredibili. Guardatelo perché è un film stranissimo, vale veramente la pena, e non è porno assolutamente, ci mancherebbe altro. Quindi questo è un omaggio al cinema, così come lo era Nuovo Cinema Paradiso, dove all'interno di questo cinema c'era lo sviluppo dei personaggi che nascevano, crescevano, maturavano, morivano. Qui invece all'interno del cinema si ammazza, e anche questo è un omaggio a modo suo da parte del regista. A me è piaciuto veramente tanto. L'unica cosa che posso dire, le 2 cose che non mi sono piaciute, ve le dico subito, sono il ritmo, che è un po' lento perché il numero di uccisioni è limitato rispetto alla durata del film, e poi la recitazione degli artisti sembrano quasi dei ragazzi usciti ora dalla scuola di cinema, semiprofessionisti, a parte i 2 che vi ho citato prima. Gli altri veramente sono dei ragazzini, sembra veramente alle prime armi, anche se il bambino mi è piaciuto veramente tanto. Per il resto la regia è sufficiente, molto più che sufficiente, le luci e la sceneggiatura sono buone, anche alcune scene rimangono veramente impresse. A me sono rimaste impresse un paio di scene, fra cui quella finale che non vi spoilerò, con questi occhi, e poi c'è una scena particolarmente toccante visivamente, che è l'uccisione di una delle persone che vi ho citato prima, non vi dico chi, all'interno della sala di proiezione, che viene ammazzata sullo schermo dove poi si proietta il film. Quindi tutto il sangue schizza su questo schermo e crea praticamente un profondo rosso all'interno della sala cinematografica. Non si vede più il film, ma diventa tutto rosso lo schermo, quindi inevitabilmente tutto rossa la sala. Si continua a sentire il film in sottofondo, che è un film di Frankenstein. Non ho capito se è effettivo, reale, esistente, oppure se è stato girato apposta. Questo lo devo capire, non mi è del tutto chiaro, però anche questa è una scelta molto molto interessante da parte del regista. E quindi si va avanti con le successive uccisioni in questa sala completamente rossa. Visivamente è una cosa che mi ha colpito tanto, così come mi hanno colpito tanto le uccisioni, perché parliamoci chiaro, quando si parla di uno slasher, quello che rimane impresso è in che modo vengono uccise le persone, se le scene sono più o meno violente, sono più o meno efficaci, possono essere realistiche oppure no. Qui c'è un realismo assoluto, si parte piano, pugnalate, si arriva a smembramenti, uccisioni violente, penetrazioni di crani, smembramenti, insomma si va sempre di più verso il gore e verso l'horror vero e proprio, forte, pesante.
quindi anche gli amanti del genere troveranno pane per i loro denti. Per il resto che cosa c'è da dire? Le citazioni sono veramente tanti, come al di là del rosso che domina tutto il film, sia nella scena che vi ho detto, ma anche nella parte iniziale, questi occhi che vengono estirpati alle vittime, che rappresentano naturalmente la volontà di vedere da parte dello spettatore il film, e anche questo quindi è un omaggio a chi i film li guarda naturalmente, non solo a chi li fa e li recita. Alcune inquadrature ricordano molto sia come ho detto Bava, Argento, ma anche lo stesso Raimi, la telecamera che si muove in maniera strana per accompagnare la gesta dell'assassino, o addirittura lo strumento che viene usato di volta in volta per ammazzare le vittime. Tutta la scena, vi ripeto, avviene fra la cinematografica ed il bagno. C'è anche una scena di sesso non particolarmente esplicita, perché la coppetta viene inquadrata dal busto in su, però si capisce perfettamente quello che fanno. Insomma, è anche abbastanza esplicito il film in sé per sé. Infatti nella locandina vedete che è vietato ai minori di 18 anni, sicuramente in America, non so in Italia quando, dove, se è uscito, se è stato proiettato. L'ho riscoperto adesso, un film del 2020, ma ve lo consiglio assolutamente, non perché sia questo grandissimo capolavoro, come dico spesso, ma all'interno del genere slasher, che non è molto battuto dai registi horror, questo veramente merita di essere visto, se non altro perché è una perla girata in un paese come l'Uruguay, dove tutto ci si aspetta tranne che vengano fatti dei bei horror. Di solito andiamo sempre nell'estremo oriente, oppure rimaniamo in Italia, oppure andiamo in America con i grandi brand che vi ho detto prima. Detto questo, un omaggio naturalmente ai B-movie che vengono citati più o meno direttamente. Insomma, andatelo a vedere, guardatelo, recuperatelo. Io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, a condividere il video, a mettere like. Naturalmente vi ringrazio, siete sempre più numerosi. Condividete i contenuti nelle varie piattaforme, nei vari siti social. Vi ringrazio e do appuntamento alla prossima recensione. Ci sarete? Spero proprio di sì, e vi farò sapere quando è andata a finire questa storia del ricorso di TikTok. Ciao ragazzi.